Il 31 dicembre è l'ultimo giorno dell'anno. In serata viene festeggiato da tutto il mondo perché il Capodanno inaugura il nuovo anno. Non viene celebrato solo con i fuochi d'artificio. Ci sono differenti culture e tradizioni. C'è una lista infinita e dirvele tutte è impossibile. Così le abbiamo selezionate. Vediamole. I fuochi d'artificio sono luminosi e colorati. Ma una volta erano in bianco e nero. Poi nel 1700 circa fu scoperto che nella miscela chimica mancava il cloruro di potassio. Da quella scoperta in poi i fuochi sono diventati colorati. Sappiamo bene che nel mondo Capodanno non ha la stessa ora. Il pianeta è vasto e con la rotazione si hanno diversi fusi orari. Dunque il Capodanno viene festeggiato per primo nelle isole Kiribati. Invece nelle isole Samoa americane viene festeggiato per ultimo. Queste isole sono vicine tra loro, eppure hanno 23 ore di differenza. Per tradizione, in Grecia quando si deve andare a casa di amici per festeggiare Capodanno. Prima di entrare in casa si prende un melograno, frutto dai semi rossi. Lo si rompe e in base alla quantità dei semi sparsi si può determinare la fortuna dei padroni di casa. In Spagna c'è un'usanza insolita, quale? La sera del 31, poco prima di mezzanotte, cioè 12 secondi prima. Le persone che sono in piazza all'inizio dei rintocchi dell'orologio mangiano 12 chicchi d'uva. Uno per ogni rintocco. Se si riesce a mangiarli tutti al termine dei rintocchi, si avrà un anno fortunato. Perché proprio 12? Perché sono 12 i mesi dell'anno. Da dove viene questa tradizione e perché? Si racconta che nel 1909 durante la vendemmia gli agricoltori si ritrovarono con troppa uva. Per non sprecarla pensarono di propagare la leggenda che l'uva mangiata alla mezzanotte porta fortuna. Le persone ci credettero favorendo così il consumo grazie alla leggenda e l'usanza esiste ancora. In Giappone dopo aver festeggiato il Capodanno vanno a ringraziare gli dei nel tempio e attendono che i buddisti diano dei colpi alla grande campana per 108 volte. Dopo i rintocchi possono andare via. Ma perché 108 volte? Si dice che durante l'anno gli uomini commettano 108 peccati. A Capodanno al termine di questi rintocchi è come cancellare i peccati. Con l'anno nuovo i peccati si azzerano. In Thailandia si festeggia il Capodanno nel mese di aprile. È un capodanno buddista e viene chiamato Songkran. Secondo la loro cultura l'acqua è fondamentale per lavare via la cattiva sorte. Così per 3 giorni le persone escono nelle strade con secchi, pompe e pistole ad acqua per annaffiare e bagnare chiunque. Com'è bella questa usanza! La tradizione in Italia è quella di mangiare lenticchie a mezzanotte dopo gli auguri. Ma perché proprio lenticchie? La loro forma è rotonda e piatta, proprio come le monete. Mangiarne in abbondanza porterebbe più fortuna e ricchezza in futuro. All'epoca anche i romani usavano le lenticchie, ma non per mangiarle. Nel giorno di Capodanno usavano come regalo un borsellino pieno di lenticchie crude. Con questo dono generoso auguravano un futuro pieno di fortuna e ricchezza.
In Italia e in alcuni paesi d'Europa si usa indossare intimo rosso. Un colore che porta fortuna. Perché questa usanza e a quale tradizione si collega? Dicono derivi da una tradizione dell'antica Cina. Le persone pensavano che nel periodo di primavera o durante il Capodanno cinese, il mostro Nian che vive nel mare o in montagna esce per mangiare gli umani. Per difendersi dal mostro erano necessari rumori forti come i botti. Questi lo terrorizzavano, ma aveva anche paura del colore rosso. In questo modo lo facevano scappare. Da qui è nata l'usanza di indossare l'intimo rosso che scaccerebbe il male. Il colore fortunato di Capodanno è il rosso, ma non c'è solo questo. In America centrale il colore fortunato è il giallo, un colore molto vistoso. Andando nei negozi si possono trovare addobbi, festoni e palloncini gialli. In Brasile invece si usa vestirsi di bianco, simbolo di fortuna e pace. I colori fortunati sono diversi in base alla cultura del proprio paese. Auguri di buon anno! Buon anno!